È il 31 gennaio del 1953 a Bologna ed è il giorno del tuo matrimonio. Avanzi verso l'altare, ma ad aspettarti trovi un tizio che non conosci. E intanto una donna ti guarda in cagnesco, sussurrando: ma possibile che mio marito debba sposarsi anche quella là? Ma niente paura, non è lui il tuo sposo, ne fa solo le veci. Tuo marito è un tizio che non hai mai visto e che si trova in un altro continente. È uno scherzo? Un incubo? No, è un matrimonio per procura. Un matrimonio per procura unisce due persone che non sono fisicamente presenti durante la cerimonia, ma che vengono rappresentati da altri. Potreste non averne mai sentito parlare, ma durante la prima metà del Novecento è stato un fenomeno significativo in Italia. La cosa affascinante e a volte drammatica era che a sposarsi per procura spesso erano due persone che non si conoscevano, abitavano lontanissime e avevano basato tutto il loro rapporto su una foto e qualche lettera. Cosa spingeva due persone ad affrontare un'incognita del genere? Non potevano trovarsi uno o una del proprio paese? Il matrimonio per procura era un acquisto a scatola chiusa, al cui interno poteva celarsi una grossa delusione. Sapete invece quali scatole non deludono mai? Le surprise bag di Too Good To Go. Magari siete appena rientrati dalle ferie e non avete voglia di ritornare alla solita routine. Con Too Good To Go darete una svolta ai vostri pasti, salverete cibo dallo spreco, risparmiando e aiutando l'ambiente. Salvare una surprise bag è semplicissimo. Scaricate l'app di Too Good To Go. Una volta geolocalizzati, scegliete il negozio che preferite più vicino a voi e salvate la vostra surprise bag. Ora dovete soltanto recarvi al negozio durante la fascia oraria indicata per il ritiro. E voilà! Ottimo cibo, salvato dallo spreco e ad almeno metà del prezzo originale. Ogni ritiro è un'esperienza unica, perché quando prenoti una surprise bag non sai mai esattamente cosa troverai all'interno. Io sono rimasta sorpresa veramente di quello che ci ho trovato dentro. Anche cose che magari normalmente non avrei acquistato, ma che ora ho l'occasione di provare. Quindi aprite l'app Too Good To Go e salvate dallo spreco ottimo cibo a un prezzo imbattibile. Durante il secolo scorso, soprattutto dopo le grandi guerre, molti uomini emigravano in Australia e in America in cerca di lavoro e migliori opportunità, lasciando famiglia e eventuale fidanzata in Italia. Una volta stabilizzati, facevano arrivare le loro fidanzate tramite il matrimonio per procura. Ma c'era anche chi non aveva nessuna fidanzata lasciata in Italia. Uomini che si sentivano soli ed erano in età da matrimonio, come si soleva dire. Allora perché non provarci con le donne del posto, americane o australiane? Ma riuscire anche solo a fare amicizia con le donne del posto era una sfida ardua. La distanza culturale e linguistica tra i primi immigrati italiani e le donne australiane o americane era praticamente insormontabile, rendendo i matrimoni misti molto rari. Gli italiani avevano scarsa istruzione, pochi soldi e non parlavano nemmeno inglese. Immagino che le donne locali li schifassero alquanto. E d'altra parte anche gli uomini italiani non accettavano la cultura del nuovo paese. L'unica cosa che rimaneva da fare quindi era farsi recapitare a casa una donna italiana. L'uomo spediva una lettera in Italia, a volte era indirizzata alla madre, ma poteva anche essere indirizzata ad amici o parenti, chiedendo assistenza per la ricerca e la scelta di una buona moglie. Questo modus operandi non era del tutto estraneo agli italiani del tempo. Era usanza infatti che i giovani si affidassero alla madre per trovare una brava ragazza, una donna lavoratrice, casta e con una buona nomea. A volte il futuro sposo e la futura sposa si conoscevano già, almeno di vista, perché venivano dallo stesso paese. Altre volte invece i due non si erano mai visti e provenivano da paesi o regioni diverse della penisola. In questi casi a entrambi veniva mostrata una fotografia dell'altro e se i due si piacevano iniziava una corrispondenza epistolare per conoscersi che poteva durare mesi, fino a quando non decidevano di sposarsi. Cosa spingeva una ragazza ad accettare una simile unione, per poi partire, abbandonare tutto e raggiungere il suo misterioso marito? I soldi, ovviamente. Erano ragazze appartenenti a famiglie molto povere, che solitamente avevano tante sorelle e che la famiglia stessa incoraggiava a cogliere la migliore occasione per raggiungere una sicurezza economica. In questo modo ne avrebbe beneficiato sia la ragazza che la famiglia stessa. Nel caso in cui i due ragazzi si fossero piaciuti, basandosi sulla foto e su una lettera di presentazione, diciamo, avrebbero continuato a scriversi
scriversi per mesi. Anche una volta deciso di intraprendere il grande passo, c'erano lunghe pratiche burocratiche da svolgere per il matrimonio e per l'immigrazione della ragazza. Nell'attesa i due continuavano a scriversi lunghe lettere per cercare di conoscersi. Un'impresa ardua visto che non tutti sapevano leggere e scrivere, soprattutto le donne, che spesso erano analfabete e dovevano dettare la lettera a un'amica o a un parente. Privacy zero. Era dura lasciarsi andare a delle confidenze quando la lettera la scrive tuo fratello negli anni 50. Queste lettere impiegavano settimane ad arrivare per via aerea e mesi se spedite via nave. Immaginate quanto fosse facile in queste condizioni idealizzare quel rapporto. Era anche necessario farlo per riuscire ad affrontare l'ignoto, lo sconvolgimento della propria vita e delle proprie sicurezze. Perciò la fantasia andava a riempire quei vuoti lasciati dalla mancanza di esperienze condivise, di contatto fisico, di osservazione reciproca. Le aspettative su quell'amore e sulla nuova vita potevano essere difficili da soddisfare nella realtà. Immaginate poi se uno dei due gonfiasse quelle aspettative sapendo di non poterle soddisfare. Se ancora oggi si parla di catfishing, immaginate quanto fosse facile a quel tempo ingannare una persona con una foto e delle lettere. Spesso le foto erano ritoccate o addirittura sostituite con quelle di un amico o un'amica più attraenti. Così capitava che una ragazza si sposasse con uno, ma una volta raggiunto il porto del nuovo paese si trovasse di fronte una persona diversa. That is not me. That is my brother Gino. Uno shock che poteva anche portare le donne a non voler scendere dalla nave. Angelo! Ah, Gino, Rosetta. This is my brother Gino. Gino? Rosetta? I am Angelo. Altri guai si presentavano quando, ad esempio, lei scopriva che le lettere che l'avevano fatta innamorare non le aveva scritte il marito, ma il furbastro le aveva solo copiate. In verità erano opera di un giovane universitario e te credo che erano scritte bene. Capitava anche che le ragazze si innamorassero di un altro uomo durante il viaggio in mare. Pensate che ste porelle a casa erano tenute sotto chiave e difficilmente riuscivano a conoscere un essere maschile al di là del proprio nucleo familiare. Non stupisce che poi si sposassero tra cugini. In mare finalmente non avevano nessuno che le sorvegliasse e potevano parlare da sole con chi volevano. Per la proposta di matrimonio invece non era necessario rivolgersi a qualcuno di più istruito per scrivere qualcosa di poetico e romantico, perché consisteva in una comunicazione formale tra i padri delle due famiglie, come questa qui. In queste lettere i due descrivevano le qualità dei propri figli, si mettevano d'accordo sul loro futuro e negoziavano i termini come la dote. In pratica erano i padri a dire sì, lo voglio. Se state pensando, ma perché non fare un viaggio per incontrarsi, sposarsi e poi lui si portava a casa la sposa? Si sarebbero evitati tanti problemi. Ma non era così semplice. Ritornare in Italia, sposarsi se tutto andava bene e poi ritornare indietro era economicamente insostenibile. Parliamo non di uno, ma ben di 2 viaggi lunghi e costosi. 2 mesetti tra andata e ritorno. Mettiamoci pure il tempo delle nozze, il ragazzo avrebbe dovuto assentarsi dal lavoro per circa 3 mesi. Il che significava non solo perdere 3 mesi di stipendio, ma anche rischiare di perdere il lavoro. Nella maggior parte dei casi, piuttosto di affrontare la spesa del viaggio di ritorno in Italia per sposarsi, l'uomo preferiva spendere quel denaro per acquistare una casa nel paese in cui viveva. Perché allora non mandare la ragazza da lui per contrarre il matrimonio di persona lì in America o in Australia? Era un viaggio solo, no? Ma in quegli anni era impensabile far viaggiare da sola una figlia non sposata. Una donna sposata invece poteva viaggiare da sola senza creare scandalo. Io credo anche che in questo modo risolvessero i problemi che sarebbero potuti nascere se lei, incontrato il futuro sposo, avesse cambiato idea. Tornare indietro era poco fattibile, sia per i costi che per la reputazione, e il pensiero di avere una giovane figlia smaritata e quindi vulnerabile in un paese straniero destava troppe preoccupazioni. In questo modo invece, anche se la ragazza fosse incastrata in un matrimonio infelice, avrebbe almeno in teoria garantita la sicurezza economica, oltre ad avere la protezione del marito
e quindi il mantenimento del suo onore e di quello della famiglia. Come si svolgeva un matrimonio per procura? Beh, se i due non sono presenti, basterà che firmino dei documenti, tutto un lavoro di fredda burocrazia. E invece col cavolo si festeggiava un vero e proprio matrimonio nel paese d'origine della sposa, con tanto di rito religioso. La ragazza faceva il suo ingresso in chiesa vestita di bianco, ma ad aspettarla non c'era lo sposo, ma un altro uomo che ne faceva le veci. Poteva essere un amico, un fratello o un altro parente di lui. Questo rappresentante doveva persino dire sì, lo voglio, e scambiare i voti nuziali al posto del rappresentato. Dopodiché, come nei matrimoni tradizionali, si festeggiava in casa con amici, parenti, vicini di casa, bevendo vino e mangiando dolci. Questo modus operandi, oltre a essere spiazzante per la sposa, poteva creare risentimenti e malumori in altri, come si legge nello stralcio del diario di Carla, una sposa per procura del 1953. Franco, l'amico delegato, avrebbe fatto da sposo e lei sarebbe andata per sempre in moglie al Bacchelli lontano. Fu un matrimonio dei più strani. Franco l'aspettava a Bologna davanti alla chiesa della sua parrocchia. Solo una delle sorelle, Carmela, assistette a quella cerimonia perché abitava a Bologna. Le altre sorelle erano a casa con la mamma, o perché piccole o perché dovevano aprire il negozio. Non c'era musica in quella chiesa, eppure lei aveva nelle orecchie tutti i violini, gli organi e tutte le campane del mondo. Vedeva fiori dappertutto mentre entrava in chiesa sotto braccio a Franco, e lei sembrava tanto piccina vicino a quell'uomo alto che la portava all'altare e che sostituiva il suo uomo lontano. Non c'erano invitati che guardassero la sposa, solo Marta, la moglie di Franco, da dietro una colonna spiava. Ma possibile che mio marito debba sposarsi anche quella là? Era l'una dopo mezzanotte in Perù e lo sposo era seduto su un letto con la corona del rosario al collo, le lettere di lei sul comodino e una bottiglia di champagne con un solo bicchiere sul vassoio. Per lui il matrimonio era avvenuto il giorno che aveva spedito il documento delega autorizzando l'amico fraterno a sostituirlo davanti al sacerdote. Non c'erano fotografi al momento dello scambio degli anelli. Solo gli occhi di Marta registravano tutto, perché non era facile per lei accettare che suo marito ripetesse gli stessi gesti con un'altra donna davanti a un prete. A Carla sembrava invece una cosa meravigliosa e col pensiero era un po' in chiesa e un po' a sedere su quel letto là in quella casa di Lima. Lei, Bacchelli Demetrio, qui rappresentato da Rossi Franco, vuole prendere in moglie Carla Cenacchi qui presente? Sì, e lei, Carla Cenacchi, vuole prendere come marito Bacchelli Demetrio, qui rappresentato da Rossi Franco? Sì, finì la messa. La sposa fu abbracciata dai parenti e insieme entrarono nel bar vicino a bere il caffè e a mangiare un cornetto. Non c'era altro tempo, perché Franco doveva andare in ufficio, Marta a scuola, e i due testimoni, lo zio Vittorio, fratello del babbo, e Achille, il nipote, pure dovevano andare al lavoro, così come babbo Adelmo e la sorella Carmela. La sposa rimase sola. Corse al fermo posta a ritirare una lettera che le era stata scritta giorni prima. Serviva a tenerle compagnia, perché era la lettera di suo marito. Una volta sposata, la giovane donna lasciava la famiglia e il paese da sola con un baule contenente la dote e il corredo. Il viaggio era quasi sempre per nave e durava circa un mese. Un mese fatto di lunghe giornate piene di pensieri, speranze, paure. Erano ragazze che prima di allora non avevano mai fatto un passo fuori casa senza essere accompagnate, le cui uscite mondane erano le processioni e le feste del paese, e ora affrontavano un viaggio verso l'ignoto, verso un nuovo mondo, sapendo che d'ora in poi non avrebbero più avuto la protezione e il conforto familiare. All'arrivo nel paese di destinazione era consuetudine farsi fare una foto con l'abito bianco insieme allo sposo da mandare ai parenti in Italia, a testimonianza della felice conclusione, così che i parenti potessero tranquillizzarsi sapendo che la ragazza fosse felicemente sistemata. Anche se questa a volte non era la realtà, bisognava dare l'impressione di aver raggiunto il sogno di una vita migliore. Tanto non ci sarebbe stata possibilità di tornare indietro. Tornare in Italia sarebbe stato motivo di vergogna per la sposa e per la sua famiglia. E poi tornava illibata? Cosa aveva fatto nel frattempo in un paese straniero da sola? La sua reputazione sarebbe stata rovinata. Aver sposato un semisconosciuto
sconosciuto o nel peggiore dei casi un imbroglione non favoriva di certo l'intimità tra i due. Le coppie spesso consumavano solo mesi dopo il matrimonio per procura, anche a causa della riservatezza e della poca esperienza delle giovani donne nei confronti degli uomini, nonostante fossero già legalmente sposate. Esistevano comunque casi in cui questi matrimoni funzionavano perfettamente, ma era sempre un bel rischio. Quindi all'aumentare del benessere economico, i matrimoni per procura divennero sempre meno necessari, fino a quando negli anni 70 la pratica venne abbandonata con gli ultimi matrimoni celebrati da emigrati in Australia, anche se legalmente in Italia esiste ancora la possibilità di sposarsi per procura, ma solo in casi eccezionali. Per evitare matrimoni forzati o fittizi si possono sposare per procura solo i militari in tempo di guerra o i rifugiati politici all'estero. Nonostante il matrimonio per procura sia stato un fenomeno di piccole dimensioni rispetto al numero degli emigrati dal nostro paese, incise profondamente sulla vita dei protagonisti. E scommetto che tra voi c'è qualcuno che ha o ha avuto un nonno o un parente che si è sposato così. Perciò se conoscete qualcosa della sua storia, condividetela nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, così gli date anche una mano. E venite a trovarmi su Instagram, così potete scrivermi, posso condividere con voi cose un po' più informali. Mi trovate sempre come Vivi Everyday e comunque il link è sempre in descrizione. E un'ultima cosa, ricordatevi di Too Good To Go se volete risparmiare ed evitare gli sprechi di cibo. Alla prossima, ciao!